Davanti a quella foce che viene chiamata come dite colonne d'Ercole, c'era un'isola. Tale isola poi era più grande della Libia e dell'Asia messe assieme. Poseidone, che aveva ricevuto l'isola in sorte, stabilì i propri figli. I loro discendenti per molte generazioni abitarono qui, esercitando il comando su molte altre isole di quel mare. La stirpe di Atlante dunque fu numerosa ed onorata. In questi passi del Timeo e del Crizia, Platone parla per la prima volta di Atlantide, antica città, splendida ed avanzata, che un tempo sarebbe stata una ricca potenza navale, ma che improvvisamente sarebbe scomparsa, inghiottita dalle acque per sempre. Il mito di Atlantide ha affascinato storici ed archeologi da sempre, ed innumerevoli studiosi nel corso della storia si sono domandati se si trattasse solo di mito o di realtà. Sono tantissime le teorie sull'esistenza storica di Atlantide, sulla sua ubicazione o semplicemente su quale civiltà possa aver ispirato Platone a narrare questo mito. C'è un posto nel Mediterraneo che ha una somiglianza incredibile con l'Atlantide descritta da Platone. Parliamo delle rovine di un'antica città sull'isola di Santorini, a Crotiri, che proprio come Atlantide fu spazzata via per sempre da un evento catastrofico, un evento che cambiò per sempre il corso della storia. Siamo Fabio e Giulio e crediamo che il posto più affascinante da esplorare sia il passato. Da sempre appassionati di storia e archeologia, abbiamo deciso di esplorarlo assieme a voi. In questa serie vogliamo investigare gli eventi, le ere e i misteri più incredibili della storia e raccontarvi perché alcuni ne hanno cambiato il corso ed altri sono rimasti per sempre nell'immaginario collettivo. In questo episodio parliamo dell'incredibile eruzione minoica, un evento che contribuì al crollo di una delle civiltà più avanzate del passato e che ebbe un impatto enorme sulla nostra cultura, forgiando miti e leggende. Per far questo abbiamo deciso di andare sul luogo e toccare con mano quello che rimane uno dei capitoli più affascinanti della storia del Mediterraneo e portarvi in un viaggio tra storia, archeologia e mito. Ci troviamo ora a Santorini, una delle isole più belle e visitate del Mar Egeo, caratterizzata da case bianchissime costruite a strapiombo sul mare, da cupole di un blu sgargiante, da cibi deliziosi e da tramonti alla 1001 notte. Ma forse ciò che ci interessa di più è questa vista, queste scogliere, che come potete vedere si sviluppano per tutta l'isola. Queste scogliere sono estremamente ripide e si gettano nel mare per decine e decine di metri. Ci raccontano di una storia estremamente interessante, ma soprattutto di un passato estremamente catastrofico. L'isola di Santorini ha una caratteristica forma a mezzaluna ed assieme alle isole di Tirassia ed Aspronisi forma letteralmente un cerchio di isole. Una forma non casuale. Al loro centro si ergono due piccoli isolotti, Nea Kameni e Palea Kameni, in greco vecchia e nuova isola bruciata, fatti di roccia vulcanica e costellati di sorgenti termali. Questo complesso è chiamato anche Caldera di Santorini e si estende per più di 10 km di diametro. Caldera è un termine geologico che si riferisce ad una depressione del terreno causata dalla eruzione di un vulcano che è collassato su se stesso. Si distingue da un cratere, il quale invece è caratterizzato da un accumulo di materiale lavico a forma di cono dovuto ad un'esplosione vulcanica. La caldera ha tipicamente una forma circolare, proprio come l'anello di isole qua dietro. E infatti, anche se in parte sommersa, ci troviamo proprio su una delle caldere più famose al mondo, formatasi 3600 anni fa in seguito alla cosiddetta eruzione minoica. Questa zona è infatti la parte più attiva dell'arco vulcanico dell'Egeo meridionale, dove la placca africana si incontra con la placca eurasiatica e una scorre sull'altra alla velocità di 5 cm all'anno. Questi movimenti hanno da sempre generato forti terremoti ed intensa attività vulcanica. E infatti proprio qui, al posto di questo arcipelago una volta, sorgeva un'unica isola vulcano, Thera. Studi geologici mostrano come il vulcano di Thera abbia eruttato numerose volte nel corso di centinaia di migliaia di anni.
portando a ripetuti collassi della caldera e successivamente, con il rilascio di nuovo magma, alla ricostruzione ogni volta di un cono vulcanico. Nel XVII secolo a.C. il vulcano eruttò nuovamente, ma questa volta ci furono due differenze. Primo, la violenza di questa eruzione fu senza precedenti per questo vulcano. Gli esperti l'hanno classificata come una eruzione di livello 7 nella scala di esplosività vulcanica, ovvero una eruzione supercolossale o ultrapliniana, con più di 100 km3 di materiale emesso e il totale crollo dell'edificio vulcanico. L'isola di Thera sprofondò su se stessa. Secondo, l'uomo era già presente sulla faccia della Terra, e anzi la civiltà era già arrivata su quest'isola. Infatti questo fece dell'esplosione di Santorini l'evento più catastrofico della storia umana. E il devasto che causò ispirò miti e leggende che sopravvivono fino ad oggi, come il mito di Atlantide, di cui vi parleremo dopo. Ma le ripercussioni di questa esplosione, di questa eruzione, non si limitarono al mito solamente. Infatti l'impatto che questo evento ebbe si sentì in tutto il Mediterraneo ed oltre, in particolare il crollo della civiltà che popolava quest'isola. Ma chi erano gli abitanti di Thera? Acrotiri, l'unico insediamento sull'attuale isola di Santorini, precedente all'eruzione minoica, era con tutta probabilità una delle colonie fondate nel Mar Egeo da una delle civiltà più avanzate dell'Europa nell'età del bronzo, la civiltà minoica. Per parlare della civiltà minoica, però, dobbiamo fare un salto su un'altra isola dell'Egeo, Creta. Ci troviamo ora a Cnosso, a 5 km dall'attuale capitale di Creta, Heraklion, dove un tempo sorgeva un complesso urbano che con tutta probabilità era la capitale politica, religiosa ed economica della civiltà minoica. Questo palazzo non solo esemplifica alla perfezione il potere, la grandiosità di questa civiltà, ma diede anche origine ad uno dei miti più famosi della Grecia antica. Infatti si dice che questo palazzo fosse la residenza del leggendario re di Creta, Minosse, e che le sue più di 1000 stanze diedero origine al mito del labirinto del Minotauro. Quindi è da qui che vogliamo partire con raccontarvi della civiltà minoica. L'isola di Creta, all'inizio del III millennio a.C., non doveva essere un posto tanto diverso da come la vediamo oggi. Un'isola fertile, con clima mite, ricca di vegetazione e beata da un mare che permetteva una pesca abbondante. Insomma, un luogo perfetto per la rapida crescita di una società avanzata, che dal punto di vista tecnologico, artistico e sociale precedette di secoli tutte le culture che si sarebbero sviluppate in Europa successivamente. Tuttavia, l'isola mancava di due materie prime necessarie nell'età del bronzo, il rame e lo stagno, le quali dovevano perciò essere importate. Questo è il motivo per cui già nel secondo millennio a.C. la civiltà minoica fu in grado di sviluppare un fiorente commercio marittimo, di costruire navi e flotte che li connessero con le altre grandi civiltà del passato. E li resero inoltre i padroni indiscussi del Mar Mediterraneo orientale. Infatti qui a Cnosso, come in altri siti minoici del Mar Egeo, si possono trovare affreschi che raffigurano scene marittime e di commercio. Secondo la tradizione della Grecia classica e figure dell'epoca come Tucidide o Erodoto, parliamo di più di 1000 anni dopo il picco di splendore della civiltà minoica. Minosse, leggendario re di Creta, fondò una formidabile flotta ed estese il suo dominio su tutto l'Egeo, fondando colonie come quella di Acrotiri su Thera ed instaurando quella che viene definita una talassocrazia o governo del mare. Minosse, infatti, il più antico tra quelli di cui sappiamo per fama, si procurò una flotta ed ebbe il dominio sul mare ora ellenico per gran parte e comandò sulle isole Cicladi e divenne primo colonizzatore della maggior parte di esse, dopo aver cacciato i cari ed aver insediato come capi i propri figli. E la pirateria, come è evidente, egli eliminava dal mare per quanto poteva, allo scopo che i tributi, di più, giungessero a lui. Il dominio dei Minoici sulla regione era tale che con tutta probabilità
Creta riceveva persino tributi dai Micenei, la cultura che all'epoca si stava sviluppando nella Grecia continentale. Per chiarire, la civiltà che secondo Omero combatté unita nella guerra di Troia. Insomma, piuttosto che paragonare questa civiltà alle altre civiltà europee, inclusa quella greca, che raggiunsero i livelli di splendore conosciuti dalla civiltà minoica secoli e secoli dopo, dobbiamo paragonare questa civiltà alle altre grandi civiltà dell'età del bronzo. Parliamo delle civiltà dell'antico Egitto e della Mesopotamia. Queste civiltà infatti erano in costante contatto. Infatti possiamo trovare affreschi ad Acrotiri a Creta, raffiguranti terre lontane. Inoltre, gli archeologi hanno anche trovato basi lame cretese nella valle del Nilo e nella valle del Tigri ed Eufrate. Sebbene non completamente priva di riferimenti a conflitti e a guerrieri, la civiltà minoica sembra essere stata di natura meno belligerante rispetto alla civiltà micenea. Comparando ciò che ci rimane delle due civiltà, dove l'arte micenea rappresenta spesso scene di guerra, gli affreschi minoici mostrano spesso natura o scene di vita quotidiana. Dove nella società micenea troviamo la presenza di una vera aristocrazia guerriera, pensiamo ai mitici Menelao o Agamennone. La società minoica era basata sulla figura del re sacerdote. Infine, mentre i principali insediamenti micenei vennero fondati su promontori difficili da raggiungere o attorniati da mura ciclopiche, i centri minoici, come quello a Cnosso, non sembra fossero difesi da mura. Chiaramente, essendo qui a Cnosso, non possiamo che non parlare dell'aspetto forse principale della civiltà minoica, detta anche civiltà palaziale, il palazzo. Il palazzo, rappresentato nella sua forma più magnifica dal palazzo di Cnosso, il principale centro minoico su Creta, era un edificio volto a centralizzare l'intera struttura politico-amministrativa della società. Il palazzo di Cnosso era il vero e proprio centro di tutti gli aspetti della vita minoica: il potere politico, economico e religioso. Pensate che durante il picco di splendore della civiltà nel 1700 a.C., il palazzo di Cnosso e la città circostante ospitavano dai 20.000 ai 100.000 abitanti. Come possiamo notare dall'immenso sito archeologico e dalle ricostruzioni dell'antico palazzo, il quale fu modificato e ricostruito più e più volte nel corso dei secoli a causa di frequenti terremoti che colpirono l'isola, il complesso comprendeva più di 1300 stanze, tra cui botteghe, uffici, magazzini e ovviamente la sala del trono. Il palazzo era sviluppato su più piani. Vi erano porticati, colonne colorate, corridoi, una scalinata monumentale, ambienti decorati da affreschi, ed il tutto si sviluppava attorno ad una grande piazza centrale, dove avveniva una cerimonia immortalata da uno degli affreschi più famosi di Cnosso, la taurocatapsia, o il salto del toro, il quale era considerato un animale sacro. Ed è qui che storia, archeologia e mito si mescolano. Infatti a Cnosso troviamo tutti gli elementi del mito del Minotauro, i simboli di culto del toro, la struttura complessa dell'edificio e la sala del trono, la sala di Minosse. Secondo la leggenda, Minosse, potente re di Creta, fece costruire dall'architetto Dedalo un labirinto dove rinchiudere il Minotauro, mezzo umano e mezzo toro. Ogni 9 anni Atene, allora sottomessa a Creta, avrebbe dovuto inviare a Creta 7 fanciulli e 7 fanciulle ateniesi da offrire in pasto al Minotauro, appunto come tributo a Minosse. Il mito racconta che Teseo, principe di Atene e figlio di Egeo, salpò per Creta per uccidere finalmente la creatura. A Creta Teseo si innamorò della figlia di Minosse, Arianna, la quale prima che Teseo entrasse nel labirinto gli diede un filo di lana rosso, che come sappiamo gli permise di ritrovare la via d'uscita una volta ucciso il Minotauro. Insomma, archeologia, storia e mito ci parlano di una civiltà che al suo picco raggiunse uno splendore incredibile, grazie al dominio e colonizzazione del Mar Egeo.
Se ci pensate, questi sono tutti elementi che ci ricordano la descrizione di Atlantide fatta da Platone. Ma non è tutto. Vogliamo continuare il nostro viaggio ritornando da dove siamo partiti, a Santorini, e precisamente ad Akrotiri. Akrotiri è un sito che ci dà chiarezza su come si viveva al tempo della civiltà minoica e quali erano le tecnologie che la distinguevano da altre culture contemporanee. Akrotiri è anche il posto che meglio ci mostra ciò che avrebbe portato all'inesorabile declino di questa civiltà, l'esplosione di Thera. Ci troviamo ora nel sito archeologico di Akrotiri. Akrotiri era posizionata sulle rotte commerciali della civiltà minoica, a Creta. Possiamo immaginare come su queste strade, per le vie di questa città, nelle piazze, si potessero vendere spezie e merci come vino, olio, zafferano. Questo commercio, possiamo immaginare, abbia reso questa città estremamente affluente. Una ricchezza che è anche dimostrata dai tantissimi affreschi presenti nelle case e nelle abitazioni di queste persone. Nel 1600 a.C. però la città venne distrutta dall'eruzione minoica. Grazie a questa eruzione però il sito è preservato e possiamo immaginare come doveva essere vivere al tempo della civiltà minoica. A dimostrare che Akrotiri era una città all'avanguardia, un vero gioiello tecnologico. Le rovine ci mostrano che molti degli edifici della città erano a più piani, fino a 3, ed essi erano costruiti utilizzando pietra, legno, terracotta e gesso, una vera tecnologia antisismica. L'esempio più incredibile di tale abitazione è la West House. Altre tecnologie presenti ad Akrotiri erano un vasto sistema sotterraneo di drenaggio delle acque, lavatoi nei piani alti delle case, sifoni per rimuovere gas e odori, acqua corrente e acqua calda, docce e addirittura i più antichi sciacquoni mai ritrovati. Pensate che con il crollo della civiltà minoica, alcune di queste tecnologie vennero perse fino al Medioevo. Alcuni studiosi ipotizzano che il mito di Atlantide fu proprio ispirato a questa affluente e ricca città. Infatti Platone descrive Atlantide come la dimora di una civiltà veramente sviluppata dalle tecnologie perdute e, come sappiamo, sprofondata nelle acque dal giorno alla notte. Tutti gli elementi che descrivono Akrotiri alla perfezione. Se ci pensiamo, dopo il crollo della civiltà minoica a Creta ed il successivo collasso della società micenea nella Grecia continentale, la Grecia entrò in un medioevo ellenico, dove scrittura, arte e cultura vennero perse per secoli, per poi riaffiorare nella cultura della Grecia arcaica e classica, la Grecia di Platone. I greci di quell'epoca buia dovevano immaginare il passato come un'età dell'oro e la civiltà minoica come una potenza dei mari che conobbe un livello di tecnologia a loro sconosciuta. Ed è forse da questo ricordo atavico, forse da tradizione orale, che Platone nel IV secolo a.C. diede origine al mito di Atlantide, seppur localizzandola nell'Atlantico, oltre le colonne d'Ercole. Chiaramente, l'associazione tra l'esplosione di Thera, Akrotiri, civiltà minoica e la nascita del mito di Atlantide è solamente una teoria. Esistono infatti altre teorie, sempre basate su quello che ci racconta Platone, che cercano di spiegare l'origine del mito. Alcune localizzano la città perduta nell'Atlantico, altre identificano Atlantide con l'Irlanda dell'età della pietra, o altre ipotizzano che Platone si fosse ispirato a Tartessos, una città semimitica oltre le colonne d'Ercole nella penisola iberica. Insomma, ritornando ad Akrotiri, al di là del mito di Atlantide, quello che è certo è che nel XVII secolo a.C. vi era una ricca ed affluente città qui sull'isola, che però dal giorno alla notte sprofondò nell'oblio, appunto a causa dell'eruzione del vulcano. Quello che è interessante notare è però come nessun corpo umano venne rinvenuto nel sito archeologico di Akrotiri. Questo ci fa pensare che probabilmente la popolazione della città venne avvertita da terremoti che preannunciarono l'eruzione vulcanica e quindi riuscirono a fuggire dall'isola. Di quello che accadde alla popolazione di Akrotiri in fuga da Thera,
non c'è dato sapere, ma quello che sappiamo con certezza è che l'eruzione del vulcano, l'eruzione minoica, sancì l'inizio del crollo dell'intera civiltà minoica qui nell'Egeo, a Santorini e a Creta stessa. Quindi, nell'ultima parte di questo video vogliamo andare ad approfondire come la civiltà minoica incontrò la propria fine. Seppur l'eruzione di Thera abbia probabilmente causato devastazioni in tutto il Mediterraneo orientale ed abbia sepolto croteri sotto la cenere per sempre, l'eruzione non sembra essere stata la causa diretta ed immediata del crollo della civiltà minoica. Quello che gli studiosi ipotizzano è che l'eruzione minoica abbia causato enormi tsunami che si sarebbero abbattuti sulle coste di Creta, distrussero vari insediamenti costieri e probabilmente compromisero l'intera flotta minoica, che come sappiamo era il motore dell'intera economia della civiltà. Questa crisi totale è possibile che abbia reso la civiltà più esposta all'invasione e infine conquista nel XV secolo a.C. da parte dei bellicosi micenei, ponendo fine per sempre all'egemonia minoica sull'Egeo. I micenei, immortalati nei racconti epici di Omero, divennero la grande forza militare ed economica dell'Egeo per più di 300 anni, fino al loro stesso crollo, avvenuto durante uno dei periodi più interessanti dell'antichità, chiamato il collasso dell'età del bronzo. È incredibile pensare come un singolo evento naturale, accaduto su una piccola isola nel Mediterraneo, possa avere la potenza di cambiare per sempre il corso della storia. C'è chi ipotizza che l'eruzione di Thera infatti abbia avuto ripercussioni che vanno oltre la civiltà minoica e che abbia cambiato il destino di altre popolazioni. Tra le tante teorie, alcuni ricercatori collegano l'eruzione di Santorini agli eventi raccontati nell'Esodo dell'Antico Testamento, ipotizzando vari effetti dell'eruzione che spiegherebbero scientificamente le 10 piaghe d'Egitto, la partizione delle acque e la fuga degli israeliti dall'Egitto verso la terra promessa. Quindi torniamo a Santorini al giorno d'oggi, più di 3000 anni dopo. Quest'isola è piena di fascino e ha tramonti molto romantici ed è per questo che è famosa in tutto il mondo. Ma hai conoscere quello che è successo? La forza della natura, il suo impatto sulla civiltà e sulla cultura, che rendono quest'isola e i suoi tramonti veramente emozionanti. Infine, ammirando la vista maestosa di questa caldera e potendo solo immaginare gli antichi splendori, vi lasciamo proprio con le parole di Platone, che ci narra gli ultimi istanti della leggendaria Atlantide, formidabile potenza navale, che in un tempo remoto aveva il dominio indiscusso sui mari. In tempi posteriori, essendo succeduti terremoti e cataclismi straordinari, nel volgere di un giorno e di una brutta notte, tutto in massa si sprofondò sottoterra e l'isola di Atlantide, similmente ingoiata dal mare, scomparve.